Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di una penna straordinaria, una penna che grazie ai miei amici, anzi grazie a Daniel, ho potuto provare, studiare e soprattutto anche goderne per un po' di tempo perché è veramente una bella penna. Eccola qua, questa è innanzitutto la confezione con la quale ci viene recapitata la penna, un cofanetto tagliato in due, elegantissimo, bello e dai, ci sta anche questo. È vero che siamo più attenti alla sostanza delle cose, però dai, un po' di coreografia attorno ad una penna tanto bella e anche costosa, non nascondiamocelo, ci sta tutto. Sono cose che mi piacciono e che ho avuto anche modo di riscontrare, per esempio, su un'altra serie limitata di Delta, che è quella per il 50° anniversario di Israele, o del 60°, che è un'altra penna che è stata prodotta, tra l'altro sempre in possesso di questo attento collezionista. Non è quello che sceglie la penna di moda, è molto attento ad avere qualcosa che abbia anche una storia, ed è un modo di raccogliere strumenti di scrittura che io apprezzo particolarmente. Veniamo alla penna, eccolo qua, un astuccio importante con tutti i certificati, tutte le istruzioni del caso, visto che comunque si tratta di una penna che ha come diciamo le Delta che venivano prodotte un po' di tempo fa, con uno stantufo fisso prodotto proprio in casa manualmente dagli artigiani di Delta. Il pennino è a 14 carati, un pennino platinato. Viene descritto come personalizzato, elastico e flessibile. Diciamo che senza dubbio è personalizzato, nel senso che c'è stata l'attenzione del produttore affinché ogni esemplare uscisse al meglio, e scrivere con questa penna, ve ne parlerò dopo, è veramente un piacere. La clip, come spesso per Delta, è realizzata in metallo, un metallo particolarmente elastico che si presenta con una rotellina finale che ormai credo sappiate ha la funzione di facilitare l'innesto, quindi di scivolare nel taschino. Tutti i particolari di questa penna sono rodiati, ma essendo una penna che omaggia la Roma imperiale, tra l'altro, come credo si sia potuto vedere, una penna in ebanite, è contraddistinta dalla tradizionale fascetta sul cappuccio. È una fascetta che molte Delta possiedono, in argento massiccio 925, che riproduce un rilievo, un decoro dell'epoca greco-romana, utilizzata per i contorni degli affreschi, ci viene detto, di Pompei, eccetera. Sta di fatto che è veramente una bella penna, dalle proporzioni generose, una penna che ha un suo peso, ma non aspettatevi di trovare chissà quanti grammi. Innanzitutto perché ci sono 17 centimetri di lunghezza e quindi il peso è distribuito, ma soprattutto il materiale con la quale è realizzata la rende quasi un pezzo unico, un tutt'uno, visto che non è segmentata, a parte il codale dove si va ad azionare lo stantufo, molto solida ma anche leggera tutto sommato. In effetti da chiusa pesa molto di più. Perché? Perché la veretta sul cappuccio ha il suo peso, è metallo, è argento. Come potete vedere, fra le altre cose, è una serie numerata. Quando uscì, nelle intenzioni del produttore, non era forse una serie limitata, nel senso che ne sono state prodotte, però adesso è esaurito, quindi chi ne è in possesso può dire insomma di avere a tutti gli effetti una penna numerata in edizione ormai limitata, perché non viene più prodotta, e anzi gli esemplari sono cresciuti abbastanza di prezzo, un po' come avviene per tutte le Delta. Una penna che, vi dicevo, si fa apprezzare per le sue finiture di qualità e poi per questo materiale. Ve lo faccio sentire. L'ebanite, che suona in modo tutto suo, ha un peso specifico e comunica una sensazione tattile diversa da quella della resina e anche da quella della celluloide, quindi una penna che è particolare anche per questo. Il caricamento avviene dal codale, svitando questa parte che è l'unica segmentata, c'è una sottilissima veretta come vedete e poi il pomello in metallo dal quale si aziona per l'appunto il caricamento dello stantufo.
un pomello che ruota, essendo tutto in metallo, imperniato come Dio comanda, in una filettatura di metallo, eccetera. È veramente un piacere. Inoltre, le dimensioni sono un po' più larghe perché la penna è comunque larga, è zigrinato e quindi è facilissimo da azionare. Invece, proprio a titolo così di cronaca, non è sempre immediato il reinnesto della parte del codale. Veniamo alla penna. Abbiamo detto un pennino in oro a 14 carati, quello della prova è un pennino di gradazione F, cioè un pennino fine. Beh, inutile dire quanto sia ben realizzato e quanto sia anche bello alla vista, piacevole a guardarsi, ma poi è proprio preciso soprattutto nella parte terminale, dove si sente che c'è stato un lavoro attento del produttore. Si vede che si percepisce, utilizzando la penna, questa cura nel levigare bene le due punte in modo che convergano bene, in modo che il flusso sia quello corretto, quello richiesto dalla gradazione del pennino, ma soprattutto che ci sia questa scorrevolezza che è quella che apprezzo, cioè non è un pennino che patina sul ghiaccio, è un pennino che scorre bene, che si controlla, insomma ben riuscito. In quanto alle doti di elasticità, almeno l'esemplare in mio possesso non è particolarmente elastico o acrobatico, è un pennino molto gradevole perché accompagna il movimento della mano, però comunque se proprio volessi provare a imprimere un po' di pressione sento che c'è comunque una rigidità, quindi da questo punto di vista non aspettatevi chissà che cosa. Abbiamo detto una penna tutto sommato pesante, però una volta sfilato il cappuccio si alleggerisce, sebbene presenti comunque un certo peso spostato sul codale che la sbilancia leggermente nella scrittura, soprattutto quella veloce, cioè fa allargare un pochettino le traiettorie, potremmo metterla così, perché la scelta di avere uno stantufo interamente in metallo, con un pomello così ben realizzato e una filettatura ancora una volta in metallo, fa appoggiare la penna proprio fra l'ansa che crea l'indice e il pollice. In questo senso sì, bisogna farci un po' l'abitudine, non è proprio la piuma di altri modelli e funziona senza dubbio un po' più bilanciata quando è carica di inchiostro. Sì, aumenta il peso ma viene un po' più distribuito, soprattutto raggiungendo la parte bassa, quella della punta. Io almeno la preferisco così. Assolutamente da evitare per me che ho una mano medio-piccola il cappuccio calzato, perché è la parte più pesante della penna, lo abbiamo detto prima. Se vado a calzarlo sulla parte finale, che a sua volta è quella che pesa di più in relazione al fusto, addio, per me diventa poco utilizzabile. Però capisco che mani più grandi e comunque una scrittura magari meno minuta in corrispondenza di un pennino B o stab possa essere assolutamente godibile. Per tutto il resto vi lascio alle immagini perché è più semplice vedere come lavora il pennino, come si riesce a scrivere con questa penna così generosa ma molto docile, perché credo lo vediate anche nelle immagini di quello che ho scritto, il bilanciamento non è sempre ottimale, però il piacere di scrittura è unico perché è una bella penna. Lo dico a ragion veduta perché al pari di altre stilografiche che sto provando in questi mesi, anche questa Delta con un pennino fine l'ho messa alla prova sulla carta a mano, quella vergata, quella con la fibra esposta, che sia una fibra molto esposta, irregolare oppure regolare. E quando un pennino riesce a scrivere anche su questo tipo di finitura, vuol dire che è realizzato bene, vuol dire che non ha paura di niente, ma soprattutto che la finitura della punta, della parte sommitale dei rebbi è realizzata a regola d'arte. Come potete vedere, è davvero un piacere scrivere con questa penna. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Daniel e come ogni volta mi toccherà restituirgliela e vabbè, il mondo va così. Grazie a tutti amici e alla prossima.